Allora, ciao Gstipster, vediamo di capire che cos'è un database. Un database è un software che deve essere praticamente installato su un computer e di solito questo database è separato un po' dai nostri computer, magari in un'azienda vengono utilizzati altri computer e vengono connessi a questo database. Però cosa succede di solito? E appunto a cosa serve il database? Di solito noi abbiamo sui nostri computer i vari software che ci permettono di utilizzare, svolgere le nostre mansioni di ufficio o comunque di svago. Per diciamo connettere e scambiarci i file, praticamente noi utilizziamo dei servizi, adesso sono molto diffusi come Dropbox o Google Drive, e questi ci permettono di scambiare i nostri file e avere praticamente sul nostro computer lo stesso file che abbiamo sull'altro computer. Le due persone praticamente lavorano sullo stesso file e si sincronizzano. Nelle aziende, anche nei vari, diciamo, fin da tempo vengono utilizzati i database, non tanto, scusate, non i database, ma vengono utilizzate questi software che vengono chiamati server. È vero, i server sono praticamente delle macchine che sono, diciamo, archiviati o magari in cantina o da qualche parte. Comunque il server, il computer fatto dall'hardware, poi vengono installati dei software che ci permettono di avere il nostro server. Appunto, noi su questo server qua possiamo ad esempio mettere anche un database. Cosa ci può servire il database? Praticamente i file che noi abbiamo sul nostro computer possiamo, invece di archiviarli sulle nostre scrivanie, li possiamo mettere sul server e lui ci ospita queste cartelle, così noi possiamo praticamente andare a prendere e avere tutte le nostre i file nelle nostre postazioni, invece di utilizzare questo sistema nuovo e innovativo che magari anche con viene definito il cloud. Ok, allora perché, visto che diciamo noi utilizziamo molto i GIS, utilizziamo molto gli shapefile. Gli shapefile, anche questi, noi abbiamo il nostro QGIS che ci permette, il nostro QGIS che ci permette di, aspetta, usiamo questo, il nostro QGIS che ci permette di avere i nostri shapefile e ci scambiamo questi shapefile tramite appunto o Dropbox o archiviati nel nostro server. Qui tramite questo noi ci mettiamo, praticamente abbiamo delle connessioni e ci troviamo i nostri shapefile e utilizziamo con i nostri QGIS. Noi qua su questo hosting, su questo server dell'ufficio, noi possiamo mettere praticamente un database. Un database ci permette di avere una possibilità di archiviare con il nostro database tutti i nostri dati, e praticamente QGIS, i nostri QGIS diciamo, diventano delle interfacce che ci permettono di collegarci anche ai dati. Questo database, questo software può archiviare diversi database e noi possiamo avere accesso o uno all'altro dati, così un po' come avere un geoportale fatto in casa. Cosa succede quando qui non siamo nella stessa rete praticamente aziendale, ma dobbiamo uscire fuori verso internet. La connessione fuori verso internet avviene di solito
con dei software che praticamente vengono definiti firewall, o comunque qualcosa che ci permette di avere un po' di sicurezza e monitorano un po' l'entrata e l'uscita dei nostri file. Quando si va in internet praticamente succedono molte cose, praticamente oltre a avere questa rete e tutti i vari computer connessi a questa rete di internet, succede però una cosa, ho finito i pezzi, succede un po' quella cosa che succede nel nostro ufficio, però magari col cloud, con Google Drive o con Dropbox questo ci viene permesso di fare, solo che Google Drive e Dropbox non ci mettono a disposizione il database. Allora noi ritorniamo praticamente a connettere il nostro database da interno a esterno con questa macchina che di solito viene archiviata, viene utilizzata proprio dalle aziende, e noi ci possiamo connettere ai nostri PC esterni appunto con questo database. Questo, prendiamo il nostro software, noi siamo in giro in internet da qualsiasi parte nel mondo, e noi possiamo utilizzare questo noi prendiamo, usciamo dal nostro ufficio e istruiamo con il nostro computer e ci colleghiamo allo stesso database. Questo diciamo è un po' quello che dovrebbe succedere diciamo nel mondo reale, perché noi ormai siamo abituati appunto a usare Dropbox e Drive, ma questo ci dobbiamo scambiare solo gli shapefile, mentre se vogliamo ottimizzare il lavoro non ci dobbiamo trasmettere gli shapefile, ma dal nostro computer praticamente dobbiamo accedere a quello che viene archiviato come dati geografici. A questo punto cosa succede? Noi abbiamo le nostre scrivanie, possiamo andare dentro e fuori, scambiarci le scrivanie, o comunque andare su altri PC e connetterci sempre al nostro database, che intanto può incrementare il suo volume, il suo traffico, ma a un certo punto possiamo anche abilitare anche questa opzione qua. Noi non abbiamo semplicemente dei computer o delle scrivanie, abbiamo un sito web. Nel nostro sito web, il nostro piccolo sito web, sempre collegato a una rete o anche a un'altra rete esterna. Sul nostro sito web abbiamo anche noi dei software, magari abbiamo QGIS Cloud o comunque WordPress, abbiamo tutta una serie di cose. Però questo sito web cosa succede? Non può, è un servizio che noi dobbiamo acquistare, e questo servizio che noi dobbiamo acquistare di solito o ce ne costruiamo uno noi, ma la cosa potrebbe diventare anche difficile. Abbiamo una persona o comunque una società che ci permette di fare l'hosting. Nel suo hosting, praticamente nel suo supercomputer, un po' come quello che abbiamo noi in azienda, ci ospita e ci mette a disposizione a noi e anche agli altri la possibilità di archiviare, di utilizzare i nostri dati, o comunque mettere sulle nostre fotografie su una parte del loro server. Ovviamente è tutto, dovrebbe essere tutto fatto con un po' di sicurezza, quindi non dobbiamo avere paura che questa persona qua entra nei nostri anche però questo qua è un approfondimento a parte. Quindi c'è questo hosting qua che è come la nostra scrivania di casa, e questo software, QGIS Cloud, WordPress, può permettersi di o connettere al database che ci mette a disposizione il nostro hosting,
oppure creare dei collegamenti, visto che il nostro server è collegato a internet, di collegarci in modo, perché ho preso sempre il viola, collegarci con delle regole il nostro, non direttamente qua, si connette al dispositivo che è predisposto per uscire in internet, per trasferire il server in internet, e ci possiamo collegare con il nostro sito web al database. Questo non è fatto per noi, ma praticamente gli utenti, questi diciamo siti web sono pubblici e si collegano a questo database. Detto questo, possiamo avere la necessità di averlo questo hosting, però la nostra azienda non ce lo fornisce. Noi possiamo fare, diciamo, vedere come funzionano gli hosting. Ad esempio, noi facciamo finta di avere un piccolo nostro hosting qui, anzi prendiamo questo qua è un altro hosting. Noi acquistiamo un servizio di hosting, di solito si chiamano VPS. Con questo VPS noi diventiamo un piccolo hosting e tramite, tramite questo piccolo hosting noi possiamo mettere il nostro piccolo database, piccolo più che altro perché bisogna anche valutare la dimensione, perché come si dice, un hosting così esterno rispetto a quello dell'azienda ha dei costi, ad esempio mensili, che possono variare. Questo variare dipende appunto dalla dimensione del database, però noi possiamo prendere e utilizzare questo hosting, fare il nostro database. Qua è un po' instabile, infatti è proprio l'instabilità, non è facilissimo creare un hosting di questo tipo, e dire ok, questo piccolo database, magari prendiamo un database che è archiviato nel nostro server e ci colleghiamo a questo. Cosa succede? Adesso noi praticamente abbiamo trasportato quello che è dentro la nostra azienda, o abbiamo visto quello che è dentro la nostra azienda, e l'abbiamo trasportato fuori. Abbiamo fatto un hosting, o ci siamo fatti ospitare, anche qui possiamo farci anche ospitare da un altro hosting che ci permette di creare il database, e così abbiamo creato una nuova connessione, e il nostro sito web, oltre a collegarsi al server dell'azienda, si può collegare anche a questo server, possiamo dire nel cloud, o comunque raggiungibile attraverso internet. Questo è un po' lo schema che ci permette di capire la differenza di archiviare dei dati in dei file o archiviare dei dati in un database. Ovviamente avere dei file ci limita parecchio, quindi avere degli shapefile nell'ambito di GIS ci limita molto parecchio, ovvero se dobbiamo lavorare da soli questo è tutto un altro discorso, ma ormai non è più così, e soprattutto con i GIS. Avere una logica di questo tipo di database ci permette di aprire un po' i nostri orizzonti e ottimizzare il lavoro, che ci permette di essere più efficienti, e comunque soprattutto di non avere migliaia di copie di file, di dati o tabelle Excel e tutto. Magari non è facile entrare in questa logica del database, però sicuramente nel mio canale darò molto spazio a questo aspetto. Un saluto GIS Tipster e ci sentiamo alla prossima. Ciao!